Che cosa sono i riti di iniziazione? Per quale motivo alcune società arcaiche decidono di sottoporre i giovani della loro tribù a delle prove estremamente dure, violente, dove davvero la paura, il terrore, il dolore soprattutto sono i veri protagonisti? A che serve tutta questa sofferenza? So bene che parlando oggi di iniziazioni tribali andiamo a toccare un argomento estremamente delicato, una sorta di tabù, proprio perché nel nostro immaginario contemporaneo la parola iniziazioni evoca immediatamente delle immagini dure, durissime, tatuaggi, persone scarificate, persone sottoposte a forza a delle prove estreme. Cosa sono in realtà queste iniziazioni? Perché erano così diffuse in passato, molto più, tra l'altro, di quello che noi potremmo credere? In realtà i riti di iniziazione sono dei riti di passaggio che hanno uno scopo molto semplice, uno scopo estremamente dichiarato, ed è quello di trasformare un giovane in un adulto, di trasformare una persona che fino al momento dell'iniziazione è considerata dalla società una sorta di essere amorfo, un essere vivente sì, ma senza connotati, senza significato, senza valore e valori, in una vera e propria persona che nel momento stesso in cui ha luogo l'iniziazione diventa a tutti gli effetti un membro della sua tribù. Quando si parla di iniziazione, quindi si parla sempre di passaggio, e non è un caso che nelle società antiche le iniziazioni avessero luogo, e ancora nelle società dove ancora esistono, ha luogo, in un momento molto particolare della vita di un individuo, che è il periodo dell'adolescenza. Un momento quindi di per sé già estremamente delicato, perché ci sono delle trasformazioni fisiche, ci sono delle trasformazioni ormonali, ci sono delle trasformazioni caratteriali. Il giovane o la giovinetta nell'epoca dell'adolescenza subiscono un'enorme metamorfosi e sono in un momento estremamente vulnerabile e forse direi il più adatto perché la società possa intervenire essa stessa a creare, a indurre dei cambiamenti importanti. Questo è l'iniziazione, cambiamento, diventare adulti, permettere a una persona di diventare un essere umano a tutto tondo, con responsabilità di uomo, di donna, di padre, di madre, di guerriero, o in forme specifiche di iniziazione, qualcosa di diverso e qualcosa di più, uno sciamano, un guaritore, un iniziato. La parola iniziazione rimanda istintivamente all'idea di un qualcosa che comincia. Ma niente può cominciare se prima ciò che è vecchio, che appartiene al passato, non è prima morto. Non è un caso che i greci, per parlare di iniziazione, usavano il termine teleutein, che significa appunto morire, terminare. E questo elemento della morte è fondamentale nell'iniziazione, e lo vedremo tra poco. Non possiamo rinascere se prima non moriamo. Non possiamo diventare degli adulti se prima non facciamo morire definitivamente quella parte di noi che è bambina, che è responsabile, che è senza forma. Morire, ma anche in un altro senso, non solo in un senso simbolico, proprio perché i riti di iniziazione hanno lo scopo di mettere in scena, non in maniera teatrale, ma assolutamente reale, una vera e propria prova generale di morte. I riti di iniziazione tribale nelle società antiche, nelle società arcaiche, nelle società indigene dove ancora oggi sopravvivono, seguono quasi tutti uno schema identico. L'abbiamo detto già in parte, il momento
momento più indicato per celebrare questi riti è il momento dell'adolescenza, anche se poi non è sempre così, perché in alcune società ci sono più riti di iniziazione, quindi alcuni giovani sono già iniziati fin da bambini e queste varie fasi iniziatiche talvolta si protraggono per anni e anni ciclicamente fino a rasentare quasi l'età adulta. Quindi il momento è importante, quindi scegliere dei ragazzi che abbiano tutti una stessa età o che appartengano, come si dice in gergo antropologico, a una medesima classe di età, quindi siano tutti simili e abbiano un'età simile con caratteristiche simili. I rituali di iniziazione hanno poi un altro carattere importante che è quello della segregazione. Quindi durante i riti di iniziazione in genere i giovani sono prelevati e spesso questo prelevamento è un prelevamento fatto a forza, i bambini o gli adolescenti sono talvolta strappati alle famiglie, strappati soprattutto alle loro madri. Vengono raccolti insieme e segregati in un luogo che è spesso lontano dal villaggio, un luogo desertico, un luogo di foresta, dove raccolti in questa zona i giovani vengono affidati alle cure degli anziani, di alcuni degli anziani, quindi coloro che sono preposti a celebrare i riti iniziatici. E da questo momento in poi hanno inizio tutta una serie di prove importanti, dove veramente gli elementi centrali sono quelli legati all'esperienza del dolore, della paura, dell'angoscia. I ragazzi sono talvolta spronati, forzati a compiere delle vere e proprie prove di coraggio. Nell'antica società cretese i giovani venivano iniziati attraverso questo salto al di sopra dei tori, dovevano essere in grado di eseguire queste acrobazie difficilissime che prevedevano un salto, una vera e propria capriola acrobatica sopra i tori, un qualcosa che esiste ancora, ad esempio, nei rituali iniziatici che vengono celebrati nelle tribù dell'Etiopia. In altri casi queste prove di coraggio sono ad esempio quella del lanciarsi da delle alte torri, rimanendo assicurati, avendo quindi una caviglia attaccata ad una lunga liana. Questo ad esempio è la prova iniziatica che esisteva sino a poco tempo fa nelle isole di Vanuatu, quindi in Oceania. Immaginate quindi un lancio da una torre alta, assicurati con una liana a una caviglia, a parte la paura, ma lo shock fisico, il dolore, il pericolo, il rischio che questa stessa prova comporta. In altri casi la paura, le prove di forza possono essere integrate, quindi combinate o sostituite da altre prove, dove l'elemento centrale è proprio la sofferenza fisica. Ecco quindi i rituali che prevedono la scarificazione del corpo, i tatuaggi, spesso scarificazioni e tatuaggi che vengono ciclicamente riproposti, per cui i giovani sono ciclicamente sottoposti a questo genere di prove. In altri casi ci sono delle situazioni in cui gli anziani in maschera spaventano i giovani iniziati, soprattutto quando si tratta di iniziazioni che riguardano ragazzi molto piccoli. Allora lì è la paura e gli anziani in maschera sono la personificazione degli spiriti degli antenati, che vengono non solo a spaventare i ragazzi, ma è questo l'elemento importante, anche per ammaestrare i ragazzi. Ma perché i ragazzi imparino qualcosa che riguarda il sapere tradizionale della loro tribù, è necessario però che realmente qualcosa dentro di loro si spezzi. È necessario portarli a un punto di crisi estremo che sia quasi una rottura. Non è un caso che poco fa parlavamo di una prova generale di morte. Il ragazzo deve entrare in una crisi profonda in cui tutto quello che è, tutto quello che sa, svanisce di colpo, non rimane più niente, rimane solo l'angoscia e un vuoto. Ed è lì, in quel momento, che gli anziani talvolta intervengono con violenza, talvolta percuotendo questi ragazzi. Immaginate la scena, questi ragazzi già terrorizzati, già sottoposti a delle prove dolorose di per sé,
per di più malmenati, talvolta fustigati dagli anziani, proprio perché in questo modo i ragazzi sentono che nessun legame sociale esiste più. Le madri oramai sono lontane, nei villaggi, i ragazzi affidati agli anziani sperano forse negli anziani, ma anche gli anziani da un momento all'altro cambiano attitudine. Anche loro si mostrano come degli esseri umani irrazionali, cattivi, malvagi. Non permettono ai giovani che nessuno di loro si attacchi a loro, si affidi a loro, abbia fiducia in loro. I giovani sono quindi portati a una condizione di estrema solitudine, non solo angoscia. In alchimia si direbbe che questa è la loro opera al nero, è la loro notte mistica. C'è un disfacimento, una distruzione totale di tutto ciò che c'è dentro di loro. Ed è in questo punto estremo, basso, infinitamente basso, abissale, che paradossalmente i giovani diventano totalmente ricettivi. E questo i riti di iniziazione lo sanno bene, lo sanno da millenni e lo sanno, potremmo dire, in tutte le parti del mondo. È proprio in questo momento di maggior angoscia, dove il giovane non sa più se rimarrà in vita oppure no, e le prove stesse a cui è sottoposto non sempre i giovani riescono a superarle. Ebbene, in questo momento estremo è lì che la società, la cultura tribale interviene fornendo una serie di insegnamenti. Sono gli insegnamenti che riguardano i miti, le tradizioni, le leggende, la storia degli antenati, i rituali che fanno sì che gli uomini diventino dei guerrieri, diventino degli adulti. Quindi in questo momento in cui il giovane è estremamente ricettivo, cosa accade? Vengono dati dei contenuti. Il giovane, come una spugna, perché non ha più niente a cui aggrapparsi, assorbe tutto. Assorbe tutto il sapere tradizionale della sua tribù, che non è un sapere semplicemente che viene così imparato anche a memoria e poi messo in tasca per quando servirà. No, siccome il corpo di quel ragazzo è tutta una ferita, è tutto un dolore, quegli insegnamenti entrano nella carne, diventano l'inchiostro stesso dei tatuaggi sulla cui pelle questi ragazzi stanno vivendo la sofferenza. Quindi il sapere è un sapere che a tutti gli effetti, non posso usare altro termine, si incarna in quei ragazzi. E quei ragazzi, attraverso l'iniziazione, orribile, assolutamente orribile, però necessaria, imparano ad incarnare totalmente quella che è l'identità della loro tribù. E da quel momento in poi non sono dei membri della tribù, quando il rito di iniziazione è terminato e finalmente i giovani hanno diritto di fare ritorno ai villaggi, ma a quel punto non sono più visti e considerati dei ragazzi, e tutti li accolgono come degli adulti, tutti li accolgono con gli onori, tutti li accolgono festeggiandoli. Ed è bellissimo perché il ragazzo che torna è un uomo, è un membro della tribù, è una persona che ha assorbito dentro le fibre della propria carne il sapere tradizionale che crea l'identità della tribù. E da quel momento in poi non è più scindibile chi è la persona e chi è il membro della tribù. Quel ragazzo è a tutti gli effetti un membro della tribù che lo renderà totalmente differente dal ragazzo magari del villaggio vicino, che però appartiene a un'altra tribù, che ha ricevuto un altro rito di iniziazione e che quindi avrà dentro di sé un'altra storia, un'altra eredità, altri antenati, un altro lignaggio, un altro rapporto con il mondo, un altro rapporto con l'universo e con l'infinito. Se questi aspetti riguardano soprattutto l'elemento culturale, il significato sociale inerente ai riti di iniziazione tribale, è pur anche vero che questi riti hanno anche uno scopo fondamentale di natura, potremmo dire, in parte diversa. Ed è quella di permettere al giovane che ha iniziato di assorbire anche una enorme quantità di contenuti di natura spirituale, contenuti sacri, che servono non solo
a far sì che il giovane, una volta che sia iniziato, abbia questo rapporto potentissimo con il mondo orizzontale, con il mondo degli altri membri della tribù, con il mondo della società a cui appartiene, ma hanno anche lo scopo di creare un legame fortissimo tra l'individuo e il mondo della verticalità. Non è un caso che prima parlassi di antenati, non semplicemente perché sono i rappresentanti della tribù. No, gli antenati sono quel legame ininterrotto tra l'uomo e il suo passato, ma non il passato semplicemente delle genealogie delle generazioni che sono esistite prima di noi. No, è il passato che va ancora prima del passato, il passato che affonda nelle origini stesse del tempo. Quindi il rapporto con gli antenati, gli insegnamenti, le danze, le maschere degli antenati che vengono messe in scena, che appaiono in varie fasi dei riti di iniziazione, hanno proprio questo scopo. Servono quindi a rendere sacro, potentemente sacro il giovane, connetterlo quindi alla sua matrice spirituale, divina, originaria, non in maniera, potremmo dire, vaga o generica, ma nel modo in cui quella dimensione spirituale si è calata all'interno della sua tribù. Si è calata all'interno della sua tribù attraverso questa lunghissima catena genealogica che è rappresentata dagli anziani e dal sapere sacro che attraverso quegli anziani si è tramandato dal passato sino al presente. Con una terminologia che va abbastanza alla moda al giorno d'oggi, potremmo dire che i riti di iniziazione servono ad inserire sotto pelle degli iniziati dei microchip. Un microchip importante che è quello appunto del suo rapporto con la tribù di cui è parte, ma anche un microchip importante, forse anche più importante, che è quello del suo rapporto con la dimensione divina. Ma c'è anche un altro microchip, e uso la parola microchip proprio appositamente proprio per far capire che non è assolutamente un microchip, che il nostro mondo è fatto di microchip. Queste persone sono persone invece dove realmente l'inchiostro che fluisce nei loro tatuaggi è un inchiostro vivo, è un inchiostro sacro, è un inchiostro fondamentale che disegna realmente un'identità e una personalità profonda in un essere umano. Lo sto facendo apposta. Però per rimanere in questo gioco di parole, possiamo anche dire che le iniziazioni mettono un altro microchip importante, che è il microchip della consapevolezza reale, che quel ragazzo che è stato iniziato è una persona che ha già vissuto in vita una volta l'esperienza della morte. Tutti gli elementi cruenti che sono tipici di una iniziazione servono essenzialmente a questo, l'abbiamo già detto, a creare una prova generale di morte, non simbolica, reale. Il ragazzo che è sottoposto alle iniziazioni ha realmente paura di morire, realmente in alcuni casi non riesce a superare, non ha le capacità di superare i riti a cui è sottoposto. Realmente ha paura e quando ha paura realmente non sa quanto durerà quella paura e quanto andrà là, quanto lo intaccherà. Uscendo e riuscendo vittorioso dall'iniziazione, quel ragazzo sa che cosa è la morte e avendola vista significa che può affrontare i vari ostacoli della vita, le vicissitudini, i pericoli, e stiamo parlando di società non come la nostra che sono ben difese dai rischi forti della vita. Parliamo di società tribali, quindi talvolta società che vivono in mezzo alla giungla, in mezzo al deserto, in prossimità di animali feroci. Quindi persone e società dove la vita è realmente rischiosa e dove è importante capire il valore della vita e il valore della morte proprio per riuscire di volta in volta a superare gli ostacoli. Il giovane iniziato viene iniziato anche perché ha vissuto dentro di sé la morte, l'ha superata e da quel momento in poi vede le cose come a volo d'uccello. L'excursus di oggi parla delle iniziazioni in relazione alle iniziazioni tribali.
Lo sappiamo e forse lo vedremo anche in altre occasioni, ci sono tanti tipi di iniziazione che potremmo definire come delle forme specializzate di iniziazione tribali. Significa questo che lo schema rimane sempre lo stesso, c'è un'esperienza, c'è una dinamica di morte e di rinascita, c'è l'importanza del dolore, c'è l'importanza del disfacimento totale di tutto ciò che noi sappiamo, delle nostre sicurezze, di tutto ciò a cui noi siamo attaccati per andare oltre, per trascendere questa condizione. E da questo punto di vista, anche se non ne parleremo oggi, i rituali di iniziazione sciamanica, i rituali di iniziazione misterica, che esistevano soprattutto nell'antichità, nell'antica Grecia, ma non solo, poi i famosi misteri di Dioniso, di Demetra, di Eleusi, ovviamente, sono tutti dei rituali iniziatici che hanno un aspetto estremamente segreto, dove in maniera particolare si ripropone lo stesso schema, anche se poi lo scopo è diverso. Una cosa è essere iniziati per diventare sciamani e ben altra cosa è essere iniziati semplicemente per diventare uomini di una tribù. Lo schema però rimane identico in ogni caso, questo è l'elemento importante. E l'altro elemento importante è che quando si parla di iniziazioni, questi riti non sono delle esperienze virtuali. Questo è un punto molto importante. Noi parliamo oggigiorno, sono stato iniziato a questo, sono stato iniziato a quest'altro, ho ricevuto più iniziazioni. Nell'ambito tradizionale, antico, nell'ambito arcaico, nell'ambito tribale, iniziazione uguale esperienza. Non è una cogitazione, non è una riflessione, è un qualcosa che per forza di cose diventa efficace se passa dentro la pelle e se passa dentro la carne. A questo punto alcuni di voi potrebbero sicuramente dire o pensare: Martino, come sempre tu ci fai delle storielle su questi mondi antichi, poi li indori spiegandoli così, imbellettandoli, sembra tutto bello questo mondo antico, questi mondi arcaici e sacri di cui parli spesso, ma al giorno d'oggi non servono più le iniziazioni, oramai noi abbiamo tutto, non abbiamo più leoni con cui dobbiamo combattere o cacciatori di teste che possono invadere il nostro villaggio facendo razzia di esseri umani. Noi non abbiamo più bisogno di questo, oramai noi siamo evoluti, questi pericoli riguardano solo i mondi antichi, oramai noi siamo veramente civilizzati. Quindi grazie Martino di questa tua archeologia antropologica, ma penso che è tutta roba che è più da romanzo che da realtà. In realtà io non penso che sia così. Non penso che sia così. Molti giovani di oggi, e lo vediamo, anche se in maniera sbagliata, se in maniera artigianale, se in maniera controproducente, sono molti giovani che cercano di farsi delle iniziazioni fai da te. Talvolta l'avvicinarsi alle sostanze, l'andare veloce in moto, l'esagerare, il cercare a tutti i costi di toccare il fondo. Anche se di per sé, ovviamente, queste esperienze sono qualcosa di negativo, però rivelano tutte un sostrato importante, che noi esseri umani cerchiamo l'intensità. E abbiamo bisogno di vivere delle emozioni e delle esperienze intense perché c'è dentro di noi questo sentore che ci dice che l'intensità è spesso una porta per accedere a qualcosa di superiore. Il problema è che le iniziazioni di una gang, le iniziazioni rap, le iniziazioni in certi gruppi politici sono fatte in casa, appunto, hanno un loro significato che per molti versi secondo me va anche rispettato, nonostante la crudezza di quello che accade, nonostante la violenza. Però quello che manca è proprio la cornice, ma non solo la cornice, manca il contesto
quel contesto che invece nelle società tribali esiste, che si è mantenuto più o meno intatto per migliaia e migliaia di anni e che dà quindi la garanzia che il rito di iniziazione sia efficace e ogni volta quindi che viene applicato non crea degli alienati sociali, ma invece degli integrati sociali. Non crei dei ragazzi con degli squilibri mentali, ma crei al contrario dei ragazzi che, avendo vissuto dentro di sé la vertigine e il fulmine della potenza sacra, vivono sapendo che sono degli esseri anfibi, terrestri e divini al tempo stesso. Quindi molti giovani al giorno d'oggi lo manifestano in maniera sbagliata, in maniera autonoma e anarchica, però rimane questo bisogno di qualcosa di più grande di noi, di qualcosa di assoluto, che viene cercato unicamente attraverso delle esperienze forti. C'è poi un altro elemento importante quando si dice, io su questo insisto spesso, ho anche scritto qualcosa riguardo a questi temi dell'iniziazione tradizionale e dell'iniziazione al giorno d'oggi. C'è un altro tema importante, quando si dice noi al giorno d'oggi non abbiamo bisogno di iniziazioni, noi abbiamo estremamente bisogno di iniziazioni. Il dramma della nostra società contemporanea è proprio quello che non esistano più iniziazioni e che anzi la nostra cultura contemporanea abbia fatto in modo di smantellare sistematicamente qualsiasi riferimento nella vita di una persona a un qualcosa che possa essere chiamato un rito o un'attitudine di tipo iniziatica. Perché questo accade? Accade semplicemente perché, tutto quello che abbiamo detto fino adesso penso in parte lo dimostri, un iniziato è un essere umano inaffondabile. Un iniziato è un essere umano unico. È un essere umano che ha patito il dolore, ha conosciuto il dolore, ha conosciuto la vulnerabilità, ha conosciuto la paura e ne è emerso vittoriosamente da tutte queste esperienze tragiche. È un essere umano inossidabile, ma nel senso buono del termine, perché governa e rimane dentro di sé la sensibilità di sapere cos'è il dolore, cos'è la fatica, cos'è l'aver paura. Quindi l'iniziato non è inossidabile perché è insensibile, anzi forse è doppiamente sensibile rispetto a un uomo o una donna che non hanno provato niente nella loro vita di forte. L'iniziato è un uomo che voi non potete distruggere, è autonomo, ha un proprio cuore, ragiona col proprio cuore e con la propria testa e dentro di sé vivono i valori tradizionali che la sua società, quella a cui appartiene, ha tramandato per millenni. Quando invece a una società e a degli esseri umani togliamo questa possibilità di essere iniziati, cosa accade? Gli uomini non hanno più nulla dentro di sé. Ragionano non per quello che si è incarnato dentro la loro carne, ma semplicemente per quello che gli viene detto. Poi al giorno d'oggi questo venir detto passa attraverso la tecnologia, attraverso i telefonini, quindi vi potete immaginare che tipo di profondità può avere questo sentire dire. La mancanza di iniziazione significa che l'uomo è uno schiavo, che l'uomo è potenzialmente uno schiavo, perché non ha dentro di sé nessun riferimento, quindi realmente qui parliamo di microchip. Un uomo non iniziato, tu ci puoi mettere dentro il microchip che vuoi. Puoi togliermi un microchip un giorno e il giorno dopo mettercene un altro, cambiare di colore, lo puoi rivoltare come un calzino e far girare come una trottola. Gli uomini di oggi sono questi. La società contemporanea fa in modo che tutto questo elemento svanisca, che quindi i giovani rimangano sempre giovani, che gli adolescenti rimangano degli eterni adolescenti e che nessuno diventi più uomo, perché se un uomo diventa un uomo e soprattutto se una donna diventa donna, e tutto quello che noi abbiamo detto fino adesso rispetto ai riti di iniziazione, mi sono riferito soprattutto alla sfera maschile, ma esistono riti di iniziazione tribale femminile che hanno ugualmente lo scopo di permettere a una donna, a una ragazza di diventare una donna responsabile come moglie, come madre, come amazzone, come iniziata, come sciamana. Hanno anche lo scopo per le donne di connetterle a una dimensione spirituale potente, quindi tutto ciò che vale per l'uomo vale anche per la donna, ma il fatto di togliere
a uomini e donne questa possibilità e di farlo in maniera così sistematica, significa appunto trasformare uomini e donne in qualcosa di assolutamente non più pericoloso, di qualcosa da cui qualsiasi possibilità di autonomia è stata e di ragionamento proprio, di azione propria sono stati sistematicamente disinnescati.